In questo episodio mi rendo conto e sono a casa. Ho passato la mia ultima notte. Ah, non ti sembra di essere a New York di nuovo? Sono nella ciclabile dei fiori dopo tutto questo traffico che mi ha rovinato l'atmosfera dell'arrivo. Finalmente sono in una ciclabile fantastica, proprio non c'è nessuno. Non lo so, non capisco, non mi rendo conto e sono a casa. Sono a casa. Ma cos'è in verità casa? Torna a casa è un'espressione che noi viaggiatori facciamo un po' fatica a pronunciare, perché da quando siamo in viaggio iniziamo ad avere qualche dubbio sul concetto stesso di casa. Ho passato la mia ultima notte in campeggio in questo viaggio. Oggi vado a Savona e oddio, mi sento il corpo un po' esagerato, un po' troppo in questi ultimi giorni, perché il chilometraggio l'ho aumentato e addirittura c'è stato un po' questo dislivello praticamente in tutta la Provenza, e decisamente il mio corpo un po' ne risente. Oh mio Dio. Spero oggi di farmi un tuffo in mare. Non ho mai fatto un tuffo in mare in tutto questo viaggio, almeno alla fine me lo devo fare. Non so l'acqua come sarà, ma non dico che lo prometto, ma mi lancio. Ci hanno sempre detto che casa è il luogo dove siamo nati o dove viviamo, ma quando viaggi tanto, casa può essere qualcosa di molto diverso, perché si può trovare casa ovunque, perché casa non è un edificio. Ci sono tanti posti in cui ti senti a casa. Che onde! Che difficile oggi scollinare. Ho appena passato Camerana e questo ho deciso di fare questa prima parte di dislivello perché sarà l'ultimo di questo viaggio. E ho detto va bene, ce lo facciamo, e bella lì. Il paesaggio è stupendo, ne vale sicuramente la pena. Non so se arriverò a Torino, ho gestito un po' male i tempi perché sono partita tardi, mi sono persa in chiacchiere come al solito, ma le cime innevate delle Alpi si vedono là in fondo. Probabilmente casa è perdersi ad osservare questa distesa di paesaggi o semplicemente fare una torta in compagnia con amiche che non vedi da molto. Quindi un estratto di... È un forno particolare questo. Un Avigno grande, quindi vuol dire che a Milano mancano 20 km e concludo così ufficialmente il viaggissimo. Non ufficialmente, ma ufficialmente sì. Eccola! Certo! Ciao! Mi trovo davanti a questo disegno, vorrei avere, ma in questo momento penso proprio che non vorrei avere nulla, perché sono sincera, in questi 5 mesi che sono via ho avuto tantissimo, tanto, quindi
ho incontrato persone bellissime, ho visto posti stupendi, è stato bello. È stato tutto tremendamente bello che in questo momento non vorrei avere niente. Forse casa è ritornare in quei posti che hai visto 1000 volte, ma ogni volta che ci torni li vedi con occhi diversi, perché ti ricordano anche altri tuoi luoghi del cuore. Ah, non ti sembra di essere a New Viaggiare- York di nuovo? Viaggiare è un'esperienza incredibilmente intensa che ti permette di costruire dei legami significativi con le persone in breve tempo. Ovunque sono stata, a prescindere dalla durata, ho sempre trovato qualcuno che mi facesse sentire a casa. Bene, dopo questa lunga giornata sono arrivata a Crema. Adesso ho capito perché quando ero negli Stati Uniti la gente era praticamente affascinata un po' dal nostro paese. Penso sia chiaro perché proprio anche all'entrata di Crema c'era questo suono del campanile, le persone che tornavano dal lavoro, il vociferare delle gente nei bar, nella piazza, era questo che mi mancava, no? Quando ero negli Stati Uniti dicevo sempre alla gente, quando mi chiedevano ma cos'è che ti manca dell'Italia, mi mancava proprio questo, il fatto di trovare una chiesa, una piazzetta, la gente che vocifera nei bar, che si ritrova, che chiacchiera, e il rumore del campanile, la gente, i sanpietrini, cioè cose di questo genere che proprio è, diciamo, accogliente, no? È proprio l'accoglienza in città. Adesso sono proprio in Piazza del Duomo e oggi mi troverò con una mia amica che non vedo da un anno. Ah, devi fare la foto? Fatalità, questo viaggio è passato per città, diciamo, dove diciamo gente non vedevo da un po'. Casa è anche perdersi tra le note musicali suonate apposta per te. Casa è pedalare in compagnia di se stessi, ma è anche pedalare con persone che, pur conoscendole da poco, sembrano amici da sempre. Guardalo! Ciao! Guardali! Oh! Guardali! Casa è anche chi vuol passare il tuo ultimo giorno di viaggio con te. Tornare a casa molto spesso significa guardarsi intorno e rendersi conto che tutto è rimasto uguale. L'unica cosa che è cambiata non è una cosa, ma sei proprio tu. Questo è un segnale che ti indica la strada di casa. Absolutely. After a while, crocodile. Being outside means I get to meet wonderful people like you. You see? La gente anche se La bici è una figata pazzesca.